dobbiamo fare un salto e lo vorrei fare tenendoci per mano. C'è stato un periodo di buio. È quello proprio a cui sto pensando e a cui mi piacerebbe lavorare. Proprio un docufilm sulla mia storia che sia di insegnamento a tante ragazze che... Adesso purtroppo tua madre non c'è più. No, è venuta a mancare lo scorso febbraio e dello scenario di Montecarlo mi ha chiesto di sposarlo. Live con Sara Tommasi, come stai Sara? Ciao, tutto bene? E tu? Io benissimo. Allora, iniziamo subito, immediatamente, e voglio arrivare subito al punto. Ti sei sposata, Sara? Ebbene sì, mi sono sposata il 21 marzo del 2021, quindi l'anno scorso. È stata una cerimonia molto intima perché c'era il Covid, quindi noi sognavamo di fare un matrimonio all'americana nel giardino di un resort, ma non abbiamo potuto farlo proprio perché c'era il Covid e ci siamo sposati in pochissimi intimi. Io, mio marito e i testimoni. Ma parliamo di questo amore. Tu ti sei sposata con Antonio Orso, che tra l'altro è anche il tuo manager, un manager molto apprezzato nell'ambiente. Sì, il nostro incontro è stato combinato, diciamo, da amici in comune, perché io cercavo un agente e mi è stato consigliato e devo dire che mi ha subito colpito a livello professionale perché era molto preparato, infatti è laureato proprio in diritto dello spettacolo e quindi mi aveva colpito rispetto a tanti altri agenti che non sono neanche, diciamo, titolati. Poi è stato tutto molto veloce e molto bello perché ci siamo innamorati, siamo andati a vivere insieme e poi piano piano siamo andati una volta a Sanremo per un videoclip che io dovevo fare da testimonial del videoclip e ci siamo praticamente presi una bellissima vacanza a Sanremo e da lì poi lui a sorpresa mi ha portato a Montecarlo e a Montecarlo in questo panorama bellissimo degli yacht e dello scenario di Montecarlo mi ha chiesto di sposarlo, solo che mancava l'anello. Allora io ero rimasta un po' delusa e poi lui il giorno dopo siamo andati a Torino a trovare il fratello e eravamo a pranzo in un famoso ristorante che vicino aveva una famosa gioielleria e lui mi ha detto guarda mi assento un momento e poi con una scusa che la gioielliera praticamente era mia fan mi ha fatto entrare e mi ha dato l'anello, è stato un momento indimenticabile. Avete progetti insieme? Sì, per quanto riguarda i figli stiamo un po' aspettando ancora perché credo che prima dobbiamo goderci questo momento insieme, vogliamo un po' aspettare, vogliamo goderci prima questo momento di coppia che è molto bello, questo amore. Però sicuramente sì, l'abbiamo in progetto in un futuro di fare un figlio e poi abbiamo in progetto di andare a Sharm perché io siamo appena stati a Sharm, siamo tornati da 2 settimane e lì abbiamo scoperto una realtà nuova perché Antonio ha trovato praticamente una collaborazione con l'Hard Rock Café come direttore artistico di Sharm. Wow. Che è una bellissima veramente opportunità e io nel caso se ancora non si può dire perché però per scaramanzia però magari potrei collaborare anch'io come madrina e devo dire che Sharm è una realtà molto bella perché è molto calda, molto sole, molto mare, molto selvaggia, una natura molto incontaminata e ci piace molto a noi, poi anche un mood di vita molto calmo, molto solare. E credo che tu possa essere una madrina perfetta perché sentendoti parlare sei innamorata di Sharm, quindi sentendoti viene voglia di andare a Sharm. Eh sì, è veramente bella, te lo consiglio, guarda, anzi ti invito poi magari a raggiungerci quest'estate se vorrai. Verrò e ci divertiremo insieme e faremo una bella cena insieme, ne sono sicuro. Adesso vorrei parlare un pochettino del fatto di quando tu molti anni fa hai iniziato a studiare. Tu ti sei laureata alla Bocconi, che è tra le università più importanti, prestigiose qui in Italia e tra le università più importanti nel mondo. Io vivo tra l'Inghilterra e l'Italia e anche in Inghilterra si parla molto bene della Bocconi. Sì, sono stata molto fortunata perché io facevo il liceo scientifico a Terni e praticamente venne proprio la Bocconi a fare un corso per i ragazzi che volevano inserirsi in Bocconi poi dopo la maturità
io vinsi quel concorso e quindi ottenni la borsa di studio, entrai in Bocconi con la borsa di studio perché ero una delle più brave a scuola al liceo scientifico e fui anche una delle più brave poi in Bocconi perché comunque mi laureai con il massimo dei voti. Ascolta, poi appena ti sei laureata alla Bocconi hai iniziato a lavorare subito, immediatamente, hai fatto un provino e lì è stato il programma che ti porterai sempre nel cuore, no? Il primo. È stato Veline. Io ancora non ero laureata e arrivai in finale, e però lì Ricci mi notò e mi scelse come paperetta per Paperissima con Michelle Hunziker e Gerry Scotti, e quindi lì feci praticamente il grande exploit, che poi da lì mi scelse Simona Ventura per Quelli che è il calcio, poi via via per l'Isola dei Famosi, Fabrizio Frizzi per Mi fido di te, il Rai, e poi tutto il percorso che ho avuto, l'Europa Champions League con Gigia su Rete 4, Italia 1. E poi il cinema, mi scelse il cinema con Tutto l'amore del mondo con Nicolas Vaporidis, poi Gli ultimi della classe di Luca Biglione e poi tantissime serie TV. E poi ad un certo punto dobbiamo fare un salto e lo vorrei fare tenendoci per mano. C'è stato un periodo di buio. Io ho letto un articolo di Fanpage di cui il titolo era Britney Spears come Sara Tommasi, e tu hai anche dedicato un post su Instagram per commentare questo articolo. Cosa vorresti raccontarci di questo? Appunto, leggendo su internet un giorno vidi appunto questo articolo di Fanpage che faceva il paragone tra Britney Spears e Sara Tommasi, e il paragone, devo dire, non era poi tanto inappropriato perché Sara Tommasi nuda come Britney Spears su Instagram, e mi ricorda proprio il periodo di quando appunto mi mettevo nuda su Instagram. Era un periodo molto buio della mia vita, e un periodo in cui forse non ero assolutamente lucida, come forse non è neanche Britney Spears in questo momento, e ero circondata da persone negative che mi davano praticamente suggerimenti sbagliati. Devo dire, magari la colpa è stata mia che ho permesso a queste persone di avvicinarsi, però fatto sta che hanno gestito la mia immagine in modo assolutamente inappropriato. E quindi ho risposto a quell'articolo, ho proprio chiamato il giornalista, ho voluto precisare che appunto io non ero lucida in quel periodo, e ho fatto mea culpa perché comunque gestire la mia immagine in quel modo è stato un errore veramente grandissimo, di farmi anche suggerire queste modalità di gestire la propria immagine da persone sbagliate. Capisco. Tu hai parlato di colpe, che è anche un po' colpa tua perché hai permesso a qualcun altro di gestirti in quel modo e di avvicinarsi a te. Invece permettimi di dirti una cosa, Sara, non è stata colpa tua, perché la tua dolcezza non può essere una colpa. Essere dolci, essere aggarbati, essere educati, essere disponibili non può essere una colpa, e non dobbiamo diventare delle iene perché intorno ci sono persone di questo genere. Noi dobbiamo comunque continuare a rimanere delle belle persone, cercando però di trovare la soluzione per difenderci da queste persone. L'unica cosa che in realtà credo sia la cosa giusta da dire è che purtroppo sei stata vittima di un sistema molto molto brutto, e non sei l'unica, Sara, non sei l'unica. Tante altre ne hanno parlato di questa cosa, tante altre lo vivono però non pubblicamente, non solo persone del mondo dello spettacolo ma anche persone che fanno altri lavori, avvocatesse, professoresse e tanto altro. Va bene, mi rincuora questo che mi dici. È vero, purtroppo è vero, e tu sei stata forte. Invece bisogna dire un'altra cosa. Io farei un altro articolo, e anzi forse un giorno lo scriverò, il coraggio di Sara Tommasi, perché tu sei quella di oggi, Sara, e sei un esempio per tante persone che stanno affrontando una difficoltà simile alla tua o identica alla tua. Quindi tu puoi essere un esempio per tutte queste persone. Grazie mille. Perché non hai mai pensato di raccontare la tua storia, la tua vita, anche questa parentesi, in un documentario? È quello proprio a cui sto pensando e a cui mi piacerebbe lavorare,
proprio un docufilm sulla mia storia che sia di insegnamento a tante ragazze che si approcciano al mondo dello spettacolo e vengono un po' colte dalle insidie del mondo dello spettacolo e quindi magari come comportarsi, soprattutto di circondarsi di persone positive, come poi ho capito io, persone buone che stanno con te senza interesse e come ho capito dopo grazie all'incontro con mio marito, il ritorno a casa dalla mia famiglia e quindi proprio fare un documentario, ma anche un documentario come ha fatto anche Lele Mora, che ho visto proprio nei giorni scorsi su Prime Time, un documentario maturo che racconti un po' il periodo di quegli anni d'oro in cui si guadagnava tanto e in cui il successo un po' è sfuggito di mano, in cui non avrei timore di raccontare quello che è successo, mentre magari invece in un reality, come mi è stata proposta magari di Isola l'anno scorso, proprio quando stavo per sposarmi, ho rifiutato anche per il timore di dover raccontare della mia vita, di quel periodo in che in un reality non mi sentirei a mio agio, ecco, invece magari in maniera costruttiva in un documentario mi sentirei molto più creativa. Perché no? Un documentario io lo lancio lì e la lancio io, mi permetto, Sara, mi permetto di dirlo, perché no su Netflix? Perché no su Netflix? A me piacerebbe molto, vedere il tuo documentario su Netflix e credo che sia proprio giusto per Netflix, perché no? Beh, se qualcuno di Netflix ci sta seguendo, io propongo questa cosa. Magari. Hai scritto un libro però. Sì, Ricomincio da Sara, che è un libro che è uscito a novembre nelle librerie, lo scorso novembre, e è un libro in cui la parentesi buia l'ho tralasciata perché comunque ho dedicato una pagina bianca perché non volevo parlarne in quel periodo, ero ancora molto fragile e ho parlato invece di tutta la mia infanzia, della parte bella di Sara Bella, perché sentivo che dovesse essere un po' apprezzata quella che era la Sara ritrovata, la Sara del matrimonio, dell'amore con Antonio, della mia famiglia, dei ricordi degli affetti più cari, di mia mamma, di mio padre, di mia nonna, di mio nonno, l'estate al mare. Una Sara giovane, un po' un'anima rinata dopo quel periodo. Volevo raccontare questo periodo positivo che era anche il matrimonio. Infatti in copertina c'è la foto mia in abito da sposa, proprio perché per me era stato un momento molto positivo dopo tanta tempesta. Adesso purtroppo tua madre non c'è più. No, è venuta a mancare lo scorso febbraio. Quindi non tanto tempo fa. No. Ecco, però è riuscita a leggere il libro? Sì, l'ha letto tutto e l'ha letto più volte e lo leggeva sempre con grande gioia. Perché ritrovava la sua Sara lì. Sì, la sua Sara di quando ero piccola. Ecco, e che è ritornata più in forma di prima, no? Grazie. E il rapporto con tua madre anche durante quel periodo, ovviamente loro ti sono stati vicini. Beh, grazie a loro che abbiamo combattuto tutta la battaglia della denuncia che ho fatto poi ai produttori e che poi ho vinto e quindi l'ho combattuta grazie a mia madre. Ascolta Sara, volevo chiederti dei progetti futuri. Sì, mi piacerebbe oltre al documentario anche tornare a collaborare con le Iene, però questa volta, che è un programma di grandissimo successo, questa volta non in maniera negativa come l'ultima volta, si ricordano di quel periodo appunto di declino della mia carriera, perché loro furono testimoni purtroppo sul set del film. E quindi vorrei tornare, adesso che sono una Sara nuova, che ho vinto le mie battaglie eccetera, vorrei tornare come una Sara positiva che dia un contributo positivo per la gente e un messaggio positivo. Sara, l'intervista termina qui e io volevo cogliere l'occasione per ringraziarti innanzitutto per essere stata mia ospite e poi volevo ringraziarti per essere come sei. Continua ad essere così dolce, così aggarbata, così educata, che ci piaci da morire, Sara. Sei un grande esempio. Grazie mille, grazie anche a voi che lavorate benissimo, grazie. Grazie a te, grazie a te. Un abbraccio fortissimo e a presto. Ciao. Ciao. E ringraziando ancora una volta Sara Tommasi, io vi do appuntamento alla prossima settimana qui sempre su Libero TV con un nuovo ospite e una nuova intervista. Take care.